Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con la Citroën 2 cavalli Charleston alla scoperta della leggendaria utilitaria francese, uscita numero 81, è un'edizione De Agostini e il modello in scala 1:8. Vado subito a vedere quello che trovo. Portiera anteriore destra, eccola qui, nuda, manca tutto, ed è per questo motivo che ho pensato di legare tutto in un video, perché diversamente non avrebbe alcun senso fare dei video per ogni uscita dove c'è da mettere un pezzo o addirittura presentare soltanto la portierina e sminuirla, la portiera anteriore, in questo caso la destra. Comunque qui ci fanno già lavorare sul cablaggio nuovamente, quindi dobbiamo andare a prendere, ecco qui il telaio, lavoreremo su 3 cavi, quelli contraddistinti con queste lettere, la A, la C e la H. Quindi andiamo a rimuovere il primo cavetto, in questo caso è la C, poi vado a rimuovere la lettera A e infine la lettera H. Bene, questo lo spostiamo che adesso non ci serve più. E prendiamo questo. Lo mettiamo così, perfettamente. Poi prendiamo il cavo, quello tutto giallo, lettera C, svitiamo queste viti, forse questa basterà allentarla, vediamo un po'. No, non gira, quindi leviamola completamente. Ecco qui. Poi attenzione, questo è lo spinotto maschio, cioè quello che si inserisce, e questo è lo spinotto femmina, quello che poi deve accogliere l'altro spinotto all'interno. Quindi è la femmina che va inserita all'interno, così. E rimontiamo. Intanto saluto tutte le persone che mi visualizzano, ciao ragazzi, grazie di continuare a contribuire a dare vita al canale. Alle persone invece che mi guardano e non si iscrivono, sempre che ne abbiano piacere, ragazzi, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist dove potrete trovare altri modelli e non soltanto di auto. Infine, se ci fosse qualcuno interessato al montaggio del proprio modello, mi contatti privatamente, grazie. Bene, e uno l'abbiamo fatto. Adesso dobbiamo fare questo. Andiamo a svitare queste due parti qui. Questo basterà soltanto allentarlo e poi girarlo, così. Facciamo entrare quello che volete voi, o prima il filo con la lettera H o quello con la lettera A, ma sempre, mi raccomando, sempre con la femmina, questa. E la facciamo entrare all'interno, così.
1 e 2. Ok? Adesso disponiamo ordinatamente i cablaggi nella canalina e rimontiamo i due fermi nelle loro sedi. Perfetto. A questo punto il montaggio è terminato, giriamo ed ecco qua. Qui manca il tappetino che l'ho rimosso io e questi sono i cablaggi, perché poi questi fili qui dovranno essere fatti passare ancora qua sotto per poi riattaccarsi ai cablaggi che abbiamo appena adesso staccato. Bene, questo è terminato, passiamo al montaggio numero 82. Uscita numero 82. Mi avete sentito, o meglio, avete visto questo silenzio, perché stavo guardando questa spiegazione qui. Anche questo montaggio è molto semplice. All'interno, il rivestimento interno della portiera anteriore destra è una serie di viti EM. Io sono già andato a crearmi il filetto con l'ausilio di un lubrificante. Non guardate la marca di questo nello specifico, perché per il lavoro che vi dovete accingere a fare, cioè se avete intenzione di crearvi i filetti, qualsiasi lubrificante a vostra disposizione è idoneo a questo tipo di lavoro, ok? Anche olio, l'importante è che non usiate l'olio da cucina. Mi sono quindi andato a creare i filetti. Il pannello che troviamo è questo. Bisogna fare attenzione perché qui abbiamo il collarino dove deve entrare perfettamente ognuno di questi perni. Quindi mettiamo prima questo laterale. Senza avvitare fino in fondo, puntiamo soltanto, ma prima di farlo, una leggera pressione per accertarci che il collarino entri perfettamente all'interno, o meglio, intorno al perno. Attenzione, perché se lo montate male e avvitate, spezzate la plastica. Avete sentito? Adesso posso avvitare. Senza stringere. Vedete come è più sollevato di qua? Adesso faccio la stessa cosa. Così va benissimo, posso avvitare anche queste ultime due viti. Ok, posso stringere. Andate anche a controllarvi le 4 viti che avete messo nella prima portiera, quella anteriore sinistra, perché sicuramente le troverete lente. Avvitatele ancora un po'.
Bene, il montaggio di questo numero 82 è terminato. Adesso procediamo subito al montaggio con il numero 83. Uscita numero 83. È capitata una cosa strana. Adesso vi farò vedere. Intanto troviamo il finestrino anteriore, sia quello ribaltabile che è questo, che quello fisso che è questo. E una serie di viti molto piccole, CM. Qui vi serve il cacciavite con la punta più piccola che avete. La prima cosa che io sono andato a farmi è quella di crearmi i filetti. Qui ci sono 4 fori, o meglio dovevano esserci 4 fori, perché ho cercato di scavarlo un po' questo qui, ma è strano perché ero convinto che ci fosse soltanto un po' di vernice sopra. Però per non perdere troppo tempo, perché devo preparare altri video e anche Robocop mi è arrivato, e lo farò poi successivamente. Diversamente, se non riuscirò a risolvere il problema, chiederò la sostituzione del pezzo. Comunque, mi raccomando, la cosa importante è che vi creiate il filetto, fate attenzione alle viti che non vi si rompano. Non dovrebbe accadere, mettetevi un po' di grasso e andate con calma. Questo sicuramente vi aiuta poi quando andrete a montare il resto, cioè questo che poi dovrà basculare per essere appunto ribaltato così come in quella vera. Adesso andiamo a montare il finestrino, quello fisso. Per montare questo dobbiamo far entrare prima questa parte, poi questa e poi per ultimo questa qua. Ok? Controlliamo che non ci siano delle sbavature che non permetterebbero alla plastica poi di aderire perfettamente al telaio della portiera. Infatti qua c'è già qualcosa. Aspettate un attimo. Questa scatoletta, se vi interessa, la potete trovare ancora, credo, perché stanno esaurendo le scorte, al supermercato Aldi. Io l'ho pagata 7,49 euro. Ci sono varie soluzioni, non soltanto le lime. Attenzione a non andare, dicevo, attenzione a non andare a consumare ovviamente la vernice grigia. Ok, quindi procediamo al montaggio del finestrino superiore, quello fisso. Ero un po' indeciso se procedere al montaggio anche di questi pezzi, perché se poi devo sostituire la portiera mi danno solo questo, ma non mi danno i vetri. Quindi adesso sto valutando, vediamo, dai. Comunque, per inserirlo mettiamo questi due
perfettamente dentro. Poi dobbiamo fare una leggera flessione all'interno verso l'esterno, tenendo qua e facendolo entrare. E se non si rompe dovrebbe inserirsi correttamente. Vediamo, tutto può succedere. No, ragazzi, io vi faccio vedere come farlo, però siccome entra veramente giusto, non vorrei davvero fare danno, perché, come vi ho già detto, se chiedo la sostituzione di questo, poi dovrò andare a togliere la plastica qua sopra ed è poi tutto più complesso, perché poi magari mi si rompe anche questa e non va bene. Allora, guardate, vi faccio soltanto vedere il montaggio di questo, che va messo così. Purtroppo vi posso fare soltanto vedere 3 viti su 4, perché vi ho già spiegato il motivo. Avevo un cacciavite più piccolo che non trovo più. Rimuovo le 2 viti CM. Di qua. E questa qui. Mi raccomando, fate molta attenzione quando mettete questo, perché rischiate di spaccarlo al centro, fate veramente molta attenzione. Questo lo mettiamo così e lo avvitiamo. Allora fate attenzione, perché questa staffa qua gira a 360 gradi, dovete montarla bene, guardate la posizione corretta. Vediamo se riesco a farvi vedere. Così, non montatela così, guardate, altrimenti non va bene, la rompete. Ok. Sono dispiaciuto più per me che per voi, che non riesco a completare bene il montaggio per quel motivo che avete visto, ma comunque vedete, tutto è perfettamente a filo. Qua deve essere a filo, non ci devono essere gradini, altrimenti avete sbagliato. Quindi questo penso che abbiamo finito. Sì, abbiamo finito il montaggio anche dell'uscita numero 83. Eccola qui. Adesso passiamo al numero 84. Uscita numero 84. All'interno troviamo le cerniere del cofano anteriore. Eccole qui. 1 e 2. In metallo verniciato. Ci servirà quindi il cofano anteriore, eccolo qui, e poi troviamo 2 supporti destra e sinistra delle portiere, sempre anteriori, metallo anche questi. Quindi ci servirà anche la carrozzeria, e vi volevo far vedere anche questo intervento che vi avevo anticipato sui parasole. Guardate come sono belli adesso, o meglio come sono funzionali. Sono molto rigidi,
Posso piegarli così e stanno nel suo posto, posso metterli così, stessa cosa questo, ecco qui, perfetto, avete visto? Allora cominciamo con il primo, mettiamo il modello così, prendiamo questa staffa, non vi potete sbagliare, all'interno troviamo anche due serie di viti UM DM. Con questa vite e con l'ausilio di un lubrificante mi sono creato il filetto sia qui che subito anche qua, dove andremo a montare poi l'altra. Quindi rimuovo la vite UM, inserisco la staffa e avvito. Ecco qui. Avete sentito? Deve entrare perfettamente nella sua sede. Ok. Stringiamo forte, poi andrò a controllarla tra 2 o 3 giorni se è il caso di stringerla ancora. Faccio la stessa cosa dall'altra parte. Mi rimuovo la vite UM e avvitiamo. Bene, e questo l'abbiamo fatto. Adesso passiamo al cofano. Perfetto. Il cofano non vi potete sbagliare. Potrete usare sia una che l'altra, non fa alcuna differenza. Io mi sono già creato i filetti con la vite DM su tutti e 4 i fori e adesso non ci rimane che avvitare. Perfetto, adesso stringiamo ovviamente tutto molto bene. Comunque ricordatevi che quando andrete ad avvitare questo sulla carrozzeria, se non vi combaciano perfettamente i 3 fori, potrete allentare questa e avere questo gioco qua, vedete? Ok? Un po' ancora di possibilità per misurare lo avete.
se dovesse, non per misurare, chiedo scusa, per correggere eventualmente la posizione dei fori sotto, dove andrete a mettere la rete rispetto a quelli che sono questi qua sopra. Quando arrivate in battuta fermatevi subito perché avete pochissimo filetto. Se esagerate strappate il metallo. Se vi dovesse succedere questo non vi preoccupate, prendete un bicomponente epossidico per metallo, è grigio, lo mescolate un po', lo mettete all'interno, avvitate e non si muoverà più. Ecco qui, abbiamo fatto anche questo. Sbloccate la cerniera, vedete questa era bloccata, non vi preoccupate per la vernice che è venuta via qui perché questa andrà sotto e non la vedrete neanche. Bellissima, mi piace tanto questo modello. Bene, abbiamo finito anche questo montaggio, adesso passiamo al numero 85. Numero 85, l'ultimo di questa nuova consegna. Cerniera della portiera anteriore destra più una serie di viti DM. Io, avendo il canale, ho dovuto montare il pannello alla portiera per il video, perché nel fascicolo era contenuto il pannello, però la De Agostini poteva anche organizzarsi diversamente, intendo con la cerniera, visto che bisogna rimuovere nuovamente il pannello per poter ovviamente andare a mettere la cerniera. Comunque, io mi sono già creato i 4 filetti nei fori dedicati con la vite DM e andiamo a metterla così, guardate, con questa parte qua, con questo taglio, così, non mettetela così col taglio in su, ma questa è la posizione corretta. Vado quindi a mettermi le 4 viti DM. Dovrete fare molta attenzione quando vi create i filetti, perché essendo molto sottile la lamiera non deve avere gioco, altrimenti poi vi balla la portiera, nel senso che non arriva perfettamente in battuta. La vite deve poter arrivare perfettamente contro la cerniera che abbiamo appena messo e tenerla ferma nella sua posizione. Diversamente dovrete ancora lavorare sulla creazione del filetto. Ecco qui. Perfetto. Controllate che la testa delle viti batta perfettamente contro la cerniera che avete appena messo. Chiudiamo di nuovo tutto. Come prima, accertatevi che il collarino vada intorno al perno e poi avvitate. Peccato davvero per quel pezzo lì che non è bucato.
vedrò cosa riesco a fare, ma sarà molto difficile che riuscirò a ottenere un risultato per me soddisfacente, quindi chiederò sicuramente la sostituzione, un nuovo invio, insomma, per questo pezzo qua sotto. Bene ragazzi, il video è terminato, abbiamo finito anche questo montaggio, avete visto tutto in un solo video, come vi avevo anticipato anche nel video unboxing. Io vi ringrazio del vostro tempo, un abbraccio a voi, un saluto a tutti i vostri cari più cari e mi raccomando, per quelli che si dimenticano magari di iscriversi, sperando che sia solo una dimenticanza, se hanno piacere dico questo, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Grazie a tutti ragazzi, al prossimo video, ciao!